Benvenuti alla prima puntata di Biografie tematiche. Oggi ricostruiremo la vera storia del Festival di Sanremo, un anziano signore di 74 anni che nel corso del tempo è cambiato, si è evoluto, a volte è migliorato e tante volte invece è degenerato malissimo. Sanremo è una tradizione italica come la pizza, il mandolino e l'evasione fiscale. Ogni paese nel mondo ha la sua kermesse musicale, ma nessuno ne è ossessionato quanto noi. E forse c'è un motivo. Forse Sanremo non è mai stata una semplice competizione musicale. Sul palco di Sanremo si è fatto attivismo politico, si sono portati temi di discriminazioni e ingiustizie sociali di ogni tipo, soprattutto quelle maggiormente sentite in quel determinato periodo storico. La censura, gli scandali, il business delle etichette discografiche, ovviamente non sono mai mancate accese discussioni, polemiche, controversie e soprattutto misteri che si celano dietro le mura del Festival di Sanremo. Il vincitore è davvero scelto sulla base della qualità artistica della canzone oppure vincono i raccomandati? Perché Amadeus? Cos'è successo la notte del 1967 quando un cantante è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo a Sanremo? Ma soprattutto, perché Amadeus? Ripercorrendo la storia del nostro amato e odiato festival, alcune di queste domande troveranno risposta, altre rimarranno avvolte nel mistero. Ad esempio, perché Amadeus? A questo punto mettetevi comodi per ascoltare la vera storia del Festival di Sanremo. È il 1932, un anno critico durante il quale in tutto il mondo i mercati finanziari crollano, le persone fanno i conti con la disoccupazione, la povertà e si lotta per sopravvivere. Come se tutto questo non bastasse, per rendere il 1932 un anno di merda, Mussolini è al potere. Il regime fascista controlla rigidamente i media usati come strumento di propaganda e di gestione della censura. Ma una cosa importante per Mussolini è la gestione del turismo. Gli italiani vengono vivamente incoraggiati a passare le vacanze in Italia e una delle cittadine in crescita turistica è una località ligure, Sanremo. In questa località c'è un casinò municipale in cui Luigi De Sanctis, il gestore del casinò, in occasione del Natale organizza una gara musicale. Vari cantanti si esibiscono uno dopo l'altro, le esibizioni sono intervallate da brevi spettacoli e alla fine viene eletto un vincitore. Questa gara artistica, anche detta kermesse, dura dal 24 dicembre al 1 gennaio. C'è un dettaglio però che ancora non vi ho detto, cioè che le canzoni sono tutte cantate in napoletano, tutte canzoni napoletane. Infatti l'evento non si chiama Festival di Sanremo, ma Festival Partenopeo di Canti, Tradizioni e Costumi, pubblicizzato come Napoli a Sanremo, e a riprendere l'evento ci sono le cineprese del regime fascista. Infatti, anche se sono passati tipo 92 anni, abbiamo un documento video importantissimo che ci mostra da dove l'attuale Sanremo ha avuto inizio. Ve lo mostro, vi mostro qualche secondo, ma sappiate che è tutto il tempo così, una caciara allucinante, un fottio di persone che cantano sul palco, che ballano, urlano. Attratto dalla festa, dalle canzoni, dalla musica, dagli odori, un ragazzo di nome Amilcare Rampaldi partecipa a tutte le serate di questo primo evento, di questa kermesse, di questo festival. E anche se negli anni successivi non verrà mai più organizzata alcuna kermesse, Amilcare non se ne dimenticherà mai. Non verrà più organizzata, penso non ci sia neanche bisogno di dirlo, perché in Italia, tra la guerra, la carestia, non sarà più possibile organizzare di nuovo questo evento. Quindi facciamo un salto dell'orrore e arriviamo al 1945, quando, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, Amilcare, da ex partigiano, viene incaricato dal Comitato di Liberazione Nazionale di ideare degli eventi per rilanciare l'economia sanremese. Sono passati 14 anni e Amilcare non ha dubbi. Propone di organizzare un concorso di canzoni italiane nel Salone del Casinò, simile a quello del 32. Gli bocciano la proposta. Dura poco, costa troppo, Amadeus ancora non è nato.
E nel 1948 in Toscana, a Viareggio, gli fottono l'idea e organizzano il Festival della canzone italiana. Il successo è tanto grande quanto inaspettato. La Rai ha distribuito la visione tra le poche televisioni sparse in tutta Italia, ma poco importa, perché il successo è tale da ripetere il festival l'anno seguente. E poi basta, perché nonostante il successo non sono riusciti a organizzare un sistema per fare soldi, e quindi mancando i fondi non hanno potuto ripetere l'evento. C'è da dire però che a Viareggio, tra il turismo estivo, quello proveniente dalle città limitrofe, il carnevale, il festival ci è sembrato di poca importanza, e per questo motivo magari non si sono scervellati per riproporlo ogni anno. Però questo risaputo successo e il bizzarro abbandono rendono possibile organizzare il festival a Sanremo, dove invece ci sono persone che bramano per poterlo organizzare loro. Ad esempio il floricoltore Amilcare, che già conoscete, è Pier Bussetti, che sarebbe il gestore del casinò e che quell'anno è andato a vedere a Viareggio il festival di persona per farsi anche lui un'idea, ed è rimasto incantato dall'evento. Pier ha anche qualche idea su come fare soldi, su come rendere il festival anche un enorme potenziale economico. Facciamo chiarezza, quindi mentre a Viareggio rinunciano per mancanza di fondi, a Sanremo impazziscono per realizzare questo progetto. Amilcare e Pierre contattano un giornalista e conduttore radiofonico torinese di nome Angelo Nizza, con lo scopo ben preciso di chiudere accordi con le radio per diffondere l'evento e con le case discografiche per mandare i loro migliori cantanti, e il 29 gennaio 1951 accade il miracolo. Sono passati quasi 20 anni dal primo kermesse al Casino di Sanremo, e adesso quello che sembrava solo il ricordo sbiadito di un giovane fioraio diventa realtà. È la primissima edizione del festival, ed è un flop. No, non ve l'aspettavate, vero? Neanch'io. Praticamente si sono esibiti solo 3 cantanti, Nilla Pizzi, il duo Fasano e Achille Togliani, e si sono alternati nel canto di 20 brani inediti. Se vi state ancora domandando come mai sia stato un flop, ve lo dico subito. La sfida tra questi 3 cantanti non è stata marcata in una vera e propria competizione. Le esibizioni sembrano più un intrattenimento musicale per il pubblico, tanto che ad esempio mentre i cantanti si esibiscono, il pubblico mangia, beve, chiacchiera, tipo al ristorante con la musica dal vivo. Ma comunque la prima edizione la vince Nilla Pizzi con il brano Grazie dei fiori. Lo so, le coincidenze sono meravigliose, destano sospetto solo nello sguardo dei malpensanti, ma in un festival organizzato da un floricoltore, ditemi che non fa ridere che a vincere sia stata la canzone dal titolo Grazie dei fiori. Nel frattempo i napoletani si mettono d'accordo con la Rai per organizzare anche loro un festival musicale, ma composto solo da canzoni napoletane, ed il 28 settembre 1952 al Teatro Mediterraneo ha inizio il primo festival della canzone napoletana, e anche se a noi potrebbe sembrare strano, nasce una concorrenza tra i due festival e la tacita sfida tra quale dei due sia il migliore, con i cantanti più bravi, le canzoni più belle, e inevitabilmente anche gli interessi delle case discografiche iniziano a essere proiettate verso l'uno o l'altro festival, ma non sappiamo ancora in che misura. Sappiamo però che proibiranno il napoletano a Sanremo. Arriviamo così alla seconda edizione del Festival di Sanremo. I cantanti in gara passano da 3 a 5, ma a vincere, a stravincere, posso farcela, ad aggiudicarsi sia la prima che la seconda che la terza posizione è di nuovo Nilla Pizzi, con la canzone Vola Colomba che arriva prima, Papaveri e Papere che arriva seconda, e Una donna prega che arriva alla terza posizione. La giuria di Sanremo quell'anno sarà stata composta da sua madre, suo marito e un gatto. So che ve lo state domandando, ma com'è possibile? È possibile che un cantante vinca 3 posizioni? È possibile perché non c'era scritto da nessuna parte, ancora il regolamento non era stato bello, diciamo, scritto su carta, e quindi è stato possibile. Prima, seconda e terza classificata Nilla Pizzi. Io non ci posso fare niente, ma a me Nilla Pizzi mi fa troppo ridere. Nel Sanremo del 52 ha cantato 11 delle 18 canzoni in gara. Comunque, chiusa parentesi. Ma andiamo avanti, perché l'edizione del 1953 subisce una variazione del regolamento. Non potrà vincere 3 posizioni un solo artista? No, non è stato aggiunto questo. Viene introdotto l'obbligo della doppia interpretazione della stessa canzone. Quindi per ogni brano, ogni cantante dovrà esibire una versione classica e una moderna. Ma è alla quinta edizione che avviene un cambiamento drastico, e per la prima volta il festival viene trasmesso in diretta radio e
televisione, ma che vi dico in televisione, in Eurovisione. Cioè nel 1955 viene trasmesso in diretta in tutta Europa, limitatamente a chi può permettersi la tecnologia di questo tipo, ed è un successo enorme. Finalmente il potenziale del festival è venuto fuori. Infatti l'anno successivo, nell'edizione del 1956, gli organizzatori hanno indetto un concorso per trovare voci nuove, tipo le selezioni di X Factor, e si presentano ai provini 6.656 aspiranti cantanti, picciò sono tantissimi per l'epoca. E a rendere l'evento ancora più importante ci ha pensato l'Unione Europea di Radiodiffusione, che quell'anno ha ideato l'Eurovision Song Contest, un contest musicale dove dall'Italia è possibile accedere solo vincendo il Festival di Sanremo. In realtà quell'anno anche il secondo classificato avrebbe partecipato all'Eurovision. A partecipare alla prima edizione dell'Eurovision, tenutasi a Lugano in Svizzera, sono la vincitrice di quell'edizione Franca Raimondi e la seconda classificata Tonina Torrielli. Le prime edizioni del festival hanno tutte una cosa in comune: tutte le canzoni, o per meglio dire i testi delle canzoni, raccontano tutte di Dio, della patria, della famiglia. Fine, punto, stop. Non vogliamo sapere altro. Non ci sono altri argomenti per cui valga la pena cantare, per cui valga la pena starvi ad ascoltare. Non sappiamo però se questa sia stata una scelta degli artisti o una moda dell'epoca o una condizione imposta. Sappiamo solo che c'è questa anomalia, diciamo così. Nell'edizione del 1958 vince Domenico Modugno in coppia con Johnny Dorelli con la famosissima canzone dal titolo Nel blu dipinto di blu. E proprio quando l'organizzazione del festival sta diventando un po' più concreta, accade il primo grande ostacolo. La SIAE, che sarebbe la Società Italiana di Autori ed Editori, decide di vietare ai propri autori di partecipare al festival. Possiamo ipotizzare per mancati accordi economici, tipo quando la SIAE ha levato la musica da Instagram e poi si sono messi d'accordo. Ancora non si hanno messi d'accordo. È il 1967 quando Mike Bongiorno comincia la conduzione del festival. Uno dei cantanti in gara si chiama Luigi Tenco ed è un cantante giovanissimo, è molto sensibile. Nei suoi testi spesso tratta di argomenti politici, sociali, insomma testi impegnati. Le sue canzoni vengono censurate dalla commissione d'ascolto della RAI perché considerate troppo complicate e politicizzate. E dopo anni e anni di tentativi riesce a partecipare al Festival di Sanremo. Quell'anno porta la canzone dal titolo Ciao amore ciao, che pur sembrando una poco complicata e non politicizzata canzonetta, in realtà all'ascoltatore arriva subito il senso del brano, che non è proprio una canzone d'amore. Diciamo che un'interpretazione del testo potrebbe essere questo: la canzone racconta il disagio di vivere in un paese in cui, nonostante il boom economico, ancora la maggior parte delle persone vivono in povertà e indigenza, dove molti giovani decidono di partire dalle campagne, dove, dice Tenco, si guarda se piove o c'è il sole per sapere se domani si vive o si muore. Quindi una canzone sulla condizione economica disastrosa dei paesi di campagna e dei ragazzi che in qualche modo fuggono in cerca di speranza, che spesso non trovano. Insomma, avete capito, un testo impegnato di denuncia sociale. E che cosa succede? Che Tenco, nonostante la sua canzone stia andando fortissimo, viene escluso dalla finale. E la stessa sera, la sera della finale, nella camera d'hotel numero 219 che lo ospita, viene ritrovato senza vita. Accanto a lui c'è un'arma registrata a suo nome e un biglietto di addio con le sue ultime parole che adesso vi leggo. Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao Luigi. Andiamo a vedere il testo di Io, tu e le rose. Per Tenco essersi tolto la vita indignato dalla sciocchezza che questa canzone evoca. Come minimo io mi sento in dovere di andarlo a leggere e confrontare con Ciao amore ciao. Il brano è di Orietta Berti, è cantato da Orietta Berti. Allora, prima di cominciare, non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente. Gente che vuole sapere perché viviamo così. Io, tu e le rose, io, tu e l'amore. Quando tu respiri accanto a me, solo allora io comprendo di essere viva. Quando siamo io, tu e le rose, io, tu e l'amore. Anche se cadesse il mondo, quello stesso giorno noi saremo là, io, tu e le rose. Poi si ripete di nuovo tutta questa parte identica e il finale arriva così. E se l'odio della gente ci terrà lontani, resteremo noi, io, tu e le rose.
Poco fa vi ho riassunto il significato della canzone scritta da Tenco, ma di questo brano non credo di riuscirci. Mi ha dato come la sensazione solo di un fastidioso prurito per il messaggio di questa donna innamorata, di questo uomo che le porta le rose e che basta, che basta che lui respira e lei, minchia Jack, sto volando. In tutto ciò mi sono accorto che per scrivere questo testo ci sono volute 4 persone. Ma comunque non credo che sia una canzone così brutta da togliersi la vita come gesto di ribellione. Minchia, allora se Tenco avesse sentito a Young Signorino che faceva? Ma andiamo per ordine. Mike Bongiorno conduce praticamente come se non fosse successo niente, accennando cosa fosse successo senza neanche fare il nome di Tenco. Cioè The Show Must Go On a livello indecenza. In un'intervista rilasciata nel 2000 dirà Mike che Tenco gli era sembrato avesse qualche problema e che l'ha spinto a salire sul palco lui a cantare e che lui avrebbe risposto canto questo e poi ho finito. Dice Mike ma mai avrei pensato che significasse quello che poi ha fatto. Allora dovete sapere che quella sera di Tenco mi ero accorto che c'era qualcosa che non funzionava, non era lui ed eravamo tra le quinte e lo stavano annunciando che doveva uscire. In quel momento non toccava a me andare fuori ed io ero tra le quinte con lui e io dicevo ma vai, guarda che devi andare, ti hanno annunciato, esci e alla fine lui l'ho spinto fuori e lui si è girato guardandomi, dice canto questo e poi ho finito. Io non ho mai più pensavo cosa intendeva. Ho finito perché forse aveva già in mente che quella sera si voleva. La scomparsa di Tenco viene pochi giorni dopo archiviata come quello che appare fin troppo bene per tutti. Infatti, ad oggi ci sono molti dubbi che sia andata esattamente così. È sembrato sin da subito fin tutto troppo ovvio. Cioè, era talmente ovvio che sembrava quasi architettato, e a far decollare i dubbi ci arriviamo subito, perché è stato in seguito riferito da alcuni testimoni che quando Tenco è stato trovato senza vita, dopo una semplice constatazione così di quanto accaduto, alcuni uomini avrebbero portato il corpo in un obitorio, per poi essere stati richiamati a riportare subito il cadavere di Tenco esattamente dove era, nella sua stanza e nell'esatta posizione in cui è stato trovato, perché la polizia deve assolutamente allegare le foto nella sua cartellina, e quindi questi tipi, tipo sbuffando, lo avrebbero rimesso com'era, sì, ma nei loro ricordi, che a giudicare dal modo di fare professionale, potenzialmente ricordi molto approssimativi. Come se non bastasse, hanno toccato tutto, impedendo di fatto agli agenti di riscontrare eventuali impronte, eventuali altre prove. Ad esempio in questa foto vediamo Luigi Tenco con i piedi, non si può vedere però c'è scritto senza scarpe, sotto tipo il comò della stanza, che è chiaramente una posizione innaturale per un corpo che cade. Quindi questo, volevo farvi notare questo dettaglio perché non l'avevo detto, e c'era proprio, poi l'avevano messo pure a caso tipo. Insomma, andiamo avanti perché non finisce qui. Intanto archiviano il caso come un ovvio suicidio. Passano gli anni e arriva il 2006, quando il caso Tenco viene riaperto da 2 giornalisti che hanno trovato prove che potesse trattarsi di omicidio e hanno esposto denuncia contro ignoti. Il cadavere di Tenco è stato riesumato e dopo ormai troppi anni viene fatta una autopsia. Sì, perché quando è stato trovato morto nella camera d'hotel a Sanremo nessuno ha fatto l'autopsia. Ma purtroppo dall'autopsia dopo tutti questi anni non è possibile scoprire nulla di nuovo, se non un piccolo dettaglio. Il proiettile è fuoriuscito dal cranio. Pausa, andiamo al 2009, quando il caso è stato archiviato di nuovo e direte voi, sicuramente sarà finita così, e invece no, perché nel 2014 viene richiesta di nuovo l'apertura del caso perché, anche se la fuoriuscita del proiettile è indice di un colpo molto ravvicinato, quindi tipo che si è tolto la vita da solo, da attente analisi della misura del foro
l'arma da fuoco di Tenco non è compatibile con la ferita, col buco, no? Tra l'altro sono stati contattati gli ospiti dell'hotel di quella sera e nessuno ha sentito uno sparo, e l'arma che Tenco deteneva registrata e con porto d'armi non aveva il silenziatore, quindi doveva per forza, cioè c'è per forza qualche cosa che manca, ok? Nel 2015 però la procura di Imperia decide di far chiudere il caso, le indagini e tutto, e di archiviare di nuovo come suicidio. Ma andiamo per ordine e torniamo al festival. Eravamo al 1967. Poco dopo la fine del festival il disco di Tenco va a ruba. La casa discografica pensava tipo di venderne a sé 40.000 copie, invece solo il primo mese ne sono state vendute 300.000. Salvatore Quasimodo, 2 settimane dopo la scomparsa di Tenco, scrive un lungo articolo sul giornale Il Tempo, nel quale ricorda quanto accaduto con l'indignazione di chi è rassegnato dal qualunquismo della gente che pensa si sia tolto la vita solo perché la sua canzone non ha vinto il festival. Scrive Salvatore Quasimodo, ve lo riassumo così: Tenco ha colpito a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, solo che non si può chiedere a chi non è in grado di domandare un minimo di intelligenza a una canzone di capire il suo gesto. È arrivato il momento di passare la conduzione del festival a Pippo Baudo. Quell'anno vince Sergio Endrigo e dato che le canzoni di Sergio ricordano quelle impegnate di Luigi, questa vittoria viene interpretata dal pubblico come compensativa per quanto accaduto a Tenco. Arriviamo al 1970, quando accade qualcosa che non verrà mai dimenticata. Un cantante in gara dimentica il testo della propria canzone più volte e chiedendo addirittura di poter ricominciare da capo. E con questa canzone vince. Sto parlando di Adriano Celentano e della canzone Chi non lavora non fa l'amore. Scusate, ma mi è capitato anche al Festival di Sanremo di sbagliare parole, devo rifarla da capo. Ma che cosa dobbiamo dire su Adriano Celentano? Ci possiamo mandare solo un cuore e un bacio. Iniziano anni di crisi però che colpiscono il festival, tanto che nel 1971 la RAI decide di trasmettere solo la serata finale del Festival di Sanremo, escludendo del tutto il festival che si svolge a Napoli, quindi tipo 1-0 per il Festival di Sanremo. Dal 1973 il festival sembra in salita grazie al collegamento in Eurovisione, ma in realtà sta attraversando anni di crisi. Dalla metà degli anni 70 fino a quasi la metà degli anni 80 attraversa infatti un decennio buono di crisi assurda, forse più mentale che economica, al punto che negli anni 80 ci sono edizioni in cui costringono i cantanti ad esibirsi in playback, cioè hanno lì sul palco il cantante vero e gli fanno muovere la bocca come se non fosse lì, cioè tipo boh, ci fanno fare la finta esibizione, non ha senso. E come sono riusciti a risolvere la crisi? Come sono riusciti a fare la grana, il denaro, i dindini? Allora, l'idea è semplice quanto geniale. Si sono messi d'accordo prima con Enalotto e poi con Totip per permettere, pagando ovviamente, agli italiani di votare la loro canzone preferita per farla vincere. Il gioco d'azzardo. Inizialmente, e per inizialmente mi riferisco alla fine degli anni 70, tramite delle cartoline fisiche che venivano spedite e contate, tanto che il vincitore di queste edizioni viene annunciato una settimana dopo la fine del festival. E successivamente, quindi dalla metà degli anni 80, tramite la schedina del Totip, si è potuto votare ancora più velocemente, cosa che ha contribuito a sviluppare un numero di votanti incredibile. Parliamo di 7 milioni il primo anno, cioè il 1984, e oltre 30 milioni di lire nel 1987. Ma andiamo per ordine. Nel 1975 vince il Festival di Sanremo Gilda. E chi è Gilda? Una ragazza giovane che nella vita, a parte cantare, è una studentessa che frequenta ancora l'università. E perché vi racconto questa cosa? Perché voglio farvi sentire il rispetto e l'educazione d'altri tempi. Praticamente questo conduttore televisivo, che adesso inizierà a dire qualcosa, parla del festival, dice chi è la vincitrice ed esclama: La vittoria di Gilda. Gilda è una giovane cantautrice, la vedete qui nel momento del trionfo, bionda e perlomeno a prima vista non molto afflitta da problemi di dieta. Arriviamo così al 1976, quando il Casinò, dove fino a quel momento si è sempre tenuto il Festival di Sanremo, è costretto a chiudere per lavori di restauro. Nel 1977 potrebbe non esserci il festival, ma il Teatro Ariston di Sanremo spalanca le porte e si mette a disposizione per rendere possibile l'evento, ed essendo un teatro con 2500 posti a sedere, fornisce un ottimo
incentivo per il pubblico in sala, anche diciamo economico, quindi un impedimento giovamento. E così il 1977, che sarebbe dovuto essere il primo e ultimo anno del Festival di Sanremo fuori dal casino, diventa invece il suo luogo ideale. Infatti, grazie a questo nuovo spazio, che si rivela sin da subito essere più adatto, no? Il luogo ideale per ospitare un evento canoro, il festival inizia a prendere la sua giusta piega, la sua giusta forma. Entriamo così nell'era del teatro Ariston di Sanremo. Nel 1978 Anna Oxa fa il suo esordio a Sanremo con un look androgino molto punk rock, ovviamente provocatorio, ideato da Ivan Cattaneo, un cantante che in quegli anni è pioniere del genere punk in Italia. Diciamo che con Anna Oxa termina il periodo delle canzoni all'italiana e inizia a proiettarsi un futuro in cui mostrare anche altro. Nel 1980 conduce il Festival di Sanremo Roberto Benigni insieme a Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi, e da loro in poi il ruolo del conduttore non è più solo quello di un cerimoniere che presenta e annuncia i risultati in modo passivo, ma agisce anche come figura principale dell'intrattenimento, assumendo un ruolo da protagonista all'interno del festival. Ovviamente nel 1980 Roberto Benigni non è lo stesso Roberto che recita la Divina Commedia, ma come dire, come ve lo spiego? Per intrattenere il pubblico si è limonata una, cioè per dire. Ma andiamo avanti. Nel 1981 l'attore Massimo Troisi sarebbe dovuto essere invitato al festival con la scusa dell'uscita del suo nuovo film Ricomincio da 3, ma la Rai pone delle censure a cosa può dire e cosa non può dire sul palco dell'Ariston, e lui quindi si rifiuta di presenziare con una classe e una ironia tipica del suo personaggio. Vi faccio vedere come risponde al giornalista che gli chiede: tu sei libero di parlare di ciò che vuoi? Questa sera che cosa vuoi fare? Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter fare tutto. Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, e terrorismo, e terremoto, perché sai, il suo paese sta in una situazione così, e allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci. Se avete notato, tra le solite censure, no? Che per lo più si sanno, c'è terremoto. Perché il 23 novembre 1980, quindi solamente 2 mesi prima del festival, un violento terremoto ha colpito l'Italia e ha causato 2737 vittime e distrutto ogni cosa, ogni casa, tipo in 688 comuni, tra la Campania, la Basilicata e la Puglia, un terremoto devastante. Però a Sanremo non è successo niente. Nel 1982 viene creato dal nulla il Premio della Critica, premio grazie al quale si mette in evidenza il distacco tra i gusti delle nicchie e il pubblico popolare, ed è l'anno in cui un giovanissimo Vasco Rossi partecipa con la canzone Vado al massimo. C'è una scena iconica che va assolutamente ricordata. Praticamente Vasco finisce di cantare e si mette il microfono in tasca. Il microfono è col filo e quindi mentre si allontana dal palco gli cade per terra facendo un toffo tum, e lui se ne va senza voltarsi, senza raccoglierlo, no? Proprio da vera rockstar. Comunque Vasco arriva tra gli ultimi, tipo 23esimo. E l'anno successivo, che ci sono, lo racconto pure, Vasco partecipa di nuovo al Festival di Sanremo. È l'anno in cui i cantanti sono costretti a esibirsi in playback. Vasco partecipa alla competizione con la canzone dal titolo Vita spericolata e poco prima che la canzone finisca lascia il palco facendo cantare l'ultima frase preregistrata senza la sua presenza sul palco in segno di protesta. È arrivato penultimo. La Rai decide quindi di investire nuovamente sul festival e grazie a Pippo Baudo nel 1984 l'evento sembra avere maggiore credibilità. Credibilità persa proprio per le esibizioni in playback, suppongo. La gestione del festival è cambiata tantissime volte e ci sono sempre state delle regole diverse. L'edizione del 1984 è organizzata così. Ci sono in gara le nuove proposte, che sarebbero i non famosi, che si sfidano in una gara separata dai campioni e che prevede le eliminazioni. I cantanti invece famosi, quelli detti campioni, invece non vengono eliminati. Questo per dire che viene dato
maggior peso l'eliminazione della gara, quindi i cantanti già affermati con alle spalle una casa discografica non si toccano, partecipano e alla fine viene proclamato solo il vincitore senza però che nessuno perda, venendo quindi in qualche modo umiliato tramite questa eliminazione. Mentre le nuove proposte, la vita è dura, se ci sei rimasto male mi dispiace, se la tua carriera è finita mi dispiace, va travaglia e così è. Capite che questa piccola differenza in realtà mostra dinamiche di fama e reputazione non indifferenti per la carriera, legate anche al risultato ottenuto al Festival di Sanremo. Nel 1984, andiamo avanti, viene invitato Freddie Mercury. Wow! Freddie Mercury al Festival di Sanremo, che bello! Pippo Baudo farà sentire la voce del grande Freddie Mercury. E invece no, lo costringono a cantare in playback e lui mentre si sta esibendo allontana il microfono e ci balla proprio per fare vedere che non sta cantando, che quella che sentiamo non è realmente la sua voce live, come segno di rifiuto da tale pratica, no? Arriviamo al 1985, la moglie di Adriano Celentano è ospite al Festival di Sanremo per presentare il brano Chiudi la porta. E perché ve ne sto parlando? Perché ve lo sto raccontando? Perché dal balconcino del teatro fa una gag con l'aiuto di Renato Pozzetto e Lino Banfi. Questa gag è girata tantissimo sui social l'anno scorso. Vi ricordate quando sui social Fedez è stato accusato di aver oscurato la moglie a Sanremo con i suoi gesti plateali tipo il bacio a Rosa Chemical? Benissimo. In questa gag del 1985 Celentano dice di non volere scendere a ritirare un premio perché si trova lì solo per ascoltare sua moglie cantare e non vuole prevaricare con la sua presenza sul palco. Ebbene, questa clip che nel 2023 gira tantissimo contro Fedez e il suo comportamento inappropriato e irrispettoso nei confronti di sua moglie, in realtà se la guardiamo bene tutta la scenetta ci accorgiamo intanto che quando dice non voglio prevaricare sta scherzando con Renato sul fatto che anche lui si trovi lì per ascoltare cantare la moglie di Celentano, capito? Neanche la chiamano per nome. E poi secondo me ha tutta l'area di sminuire e quasi ridicolizzare quando arriva Lino Banfi, perché Pippo Baudo gli chiede e tu perché sei venuto? E Lino risponde per la moglie di Celentano, perché Pippo tu perché sei qui adesso? E Pippo tipo con aria disarmata di che minchia effettivamente pure io per la moglie di Celentano risponde. Quindi secondo me questa clip non dimostra come dovrebbe comportarsi un vero gentiluomo, nulla togliendo o aggiungendo al comportamento che ha avuto Fedez a Sanremo ovviamente, ma siccome girava questa clip a mo' di comportamento esemplare mi sono sentito di smentirla. A prendere il premio, soltanto che io sono venuto qui soltanto come spettatore per assistere alle esibizioni di mia moglie. E allora no, mi sembrerebbe di voler prevaricare venendo in palcoscenico. La tua presenza in palcoscenico. Sì. Il premio intanto portalo a casa tu, poi un giorno. Allora Renato, ma tu che ti stai a fare lì? Mia moglie non la lascio cantare, allora sono venuto a sentirla sua. Tua moglie non è coinvolta nel mondo del disco? No, come ernia. Effetto un'ernia di Blackstone. Incide allora? Incide. È nervosissima. Vabbè, allora tu sei lì per caso, sei venuto solo per la moglie di Adriano? Cortesia, sto cercando il marito di Claudia Mori. Sono io. Ah, scusa. Mi fa accendere una sigaretta? Non so. Vorrei sapere perché sei venuto. Io? Sì, per la moglie di Celentano. Ah, ho capito. Scusa Pippo, ma tu perché stai qui adesso? In questo momento? Per la moglie di Celentano. E allora? Nel 1986 accade il miracolo, per la prima volta una donna è la conduttrice principale del Festival di Sanremo, Loretta Goggi. Il 1986 è anche l'anno di esordio di Nino D'Angelo, che porta a Sanremo una canzone in dialetto napoletano, mista a italiano. La canzone si intitola Via ed è metà in dialetto e metà in italiano, quindi capite che il Festival di Sanremo a questo punto ha vinto, perché i cantanti napoletani vanno a cantare al Festival di Sanremo. Ma ancora il festival non si capisce se vuole diventare una vetrina per nuove proposte musicali o una
pubblicità per i nuovi album in uscita. Per lo più i cantanti che partecipano lo fanno per bisogno di tornare o di mantenere i riflettori puntati addosso, perché i cantanti di successo non vogliono partecipare se non come ospiti, e ciò ha contribuito a una cattiva nomina nei confronti degli artisti che partecipano alla gara, perché è vero, da un lato c'è una visibilità, qualche merito, no, dalla eventuale vittoria, ma dall'altro c'è anche un voler dire ho bisogno di questa vetrina, di farmi vedere, perché tipo non mi caga nessuno. Sono gli anni del cambiamento, piano piano però, non cambiamento radicale, gli anni in cui la musica italiana passa da Iva Zanicchi, Peppino Di Capri, Bobby Solo, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giovanotti, insomma arrivano gli anni 90, il Festival di Sanremo è ormai un appuntamento fisso e la fama è abbastanza stabile. Il festival si veste di nuova musica, ormai si sente l'avvicinarsi del nuovo millennio e nasce lo slogan perché Sanremo è Sanremo, pa pa para pa para, pa pa para pa parara para. Nel 1991 fa il suo esordio al Festival di Sanremo Marco Masini con una canzone rivoluzionaria dal titolo Perché lo fai? E perché questa canzone sarebbe rivoluzionaria? Perché dovete sapere che al Festival di Sanremo sono sempre state scartate, evitate, vietate addirittura le canzoni di denuncia sociale, e quando Masini canta Perché lo fai, in Italia decine, forse centinaia di ragazzi muoiono ogni giorno letteralmente per strada per colpa della droga. Quindi iniziamo a percepire l'importanza di cantare Perché lo fai di fronte a tutta Italia, e infatti vince il Festival di Sanremo Riccardo Cocciante con la canzone dal titolo Se stiamo insieme, che è molto meno diciamo disturbante, molto meno di denuncia sociale. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera, na 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 na. Quindi una canzone d'amore. Nel 1992 la prima serata inizia proprio alla grande, conduce di nuovo Pippo Baudo e un tizio soprannominato Cavallo Pazzo, che rende poco credibile quello che dice con questo soprannome, sale sul palco e inizia a urlare questo festival è truccato e lo vince Fausto Leali. Subito intervengono per cacciarlo dal palco, anche Pippo che cerca con nonchalance di zittirlo mettendogli una mano davanti la bocca, e insomma se lo portano probabilmente mettendolo sotto chiave. Pippo Baudo continua tranquillizzando i telespettatori che non è vero e che non è neanche una scenetta preparata, dice non è scritturato da me. Dice Pippo, questo signore è un tipo, chiamiamolo pazzerellone, che si diverte così. Truccato! Questo festival truccato lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali! È purtroppo un tipo, chiamiamolo pazzarellone. Il suo nome è Mario Appignani ed è vero che non è la prima volta che disturba una manifestazione, è divenuto famoso proprio grazie a questo, ma la sua fama, la sua storia è molto più complicata. Comunque torniamo a Sanremo, l'ho voluto ricordare così perché mi ha fatto simpatia e l'ho voluto ricordare. Torniamo a Sanremo. Se vi state chiedendo se alla fine ha vinto davvero Fausto Leali, sappiate che no, non ha indovinato, l'ha vinto Luca Barbarossa. Nel 1995 il festival è condotto di nuovo da Pippo Baudo e un tizio minaccia di buttarsi giù dagli spalti. Pippo Baudo è visibilmente impanicato e cerca subito di trovare una soluzione, cercando di capire come toglierlo di lì il prima possibile. Il suo nome è Pino Pagano, è disperato perché non trova lavoro e dice di voler parlare con Pippo Baudo. Ovviamente Pippo lo raggiunge subito e lo rassicura dicendogli che ha la sua parola d'onore, che lo aiuterà, basta che si leva lo aiuta a mettersi in sicurezza, e si sente una voce dal pubblico urlare Pippo come Muhammad Ali. Perché questa voce ha paragonato Pippo Baudo al famoso pugile? Perché a Los Angeles nel 1981 un ragazzo sta per lanciarsi da un edificio e nessuno riesce a convincerlo a non farlo. Passava da quella strada Muhammad Ali, che decide di provarci lui, e ci provo io a convincerlo a scendere. Appena il ragazzo riconosce il famoso pugile, fidandosi di lui, rinuncia al suo intento.
Quindi per questo motivo Pippo Baudo è stato paragonato a Muhammad Ali, perché ha salvato una persona dal volersi togliere la vita. Sempre nella stessa edizione Pippo Baudo ha invitato Elton John al Festival di Sanremo, ma Elton all'ultimo minuto litiga col compagno e non si presenta. Gira la macchina a Nizza, prende l'aereo e torna a Londra. Pippo Baudo, che buono quanto sia, si è anche girato il coglione e niente, porta sul palco dell'Ariston una torta con 25 candeline e dice che l'ha fatta preparare per Elton John, che dice quest'anno compie 25 anni di carriera e che siccome noi, sottinteso italiani, siamo più gentleman di un gentleman inglese, anche se lui non è voluto più venire, gli soffiamo le candeline e gli auguriamo lo stesso una lunga vita artistica di successi e di tante cose belle. Noi soffiamo le candeline lo stesso per una lunga vita artistica di grandi successi e mi auguro di grande puntualità per Elton John. Arriviamo così al 1996. Federico Salvatore fa il suo primo esordio a Sanremo con la canzone dal titolo Sulla porta, una canzone di denuncia sociale, come Perché lo fai, quella di Masini, solo che non parla del dramma della droga, ma quello delle famiglie che non accettano i figli omosessuali. Federico però ha dovuto censurare la parola omosessuale presente nel testo della sua canzone e nella frase sono un diverso mamma, un omosessuale, sostituendola con sono un diverso mamma e questo ti fa male. Sono un diverso mamma e questo mi fa male. Quindi diciamo Sanremo bene ma non benissimo. Dopotutto cosa vuole da un festival musicale, no? È solo una festa. Probabilmente la Rai cerca in tutti i modi di non portare contenuti, ma solo tipo il paese delle meraviglie sotto LSD. Nel 1995, all'età di 84 anni, vi ricordate Amilcare, il floricoltore sanremese che ha pensato di realizzare il festival musicale come attrazione turistica? Ci lascia. E durante gli oltre 40 anni di partecipazioni, Amilcare ha contribuito alla realizzazione del premio Tenco in memoria di Luigi e con lo scopo di incentivare la produzione di canzoni impegnate, come appunto ha sempre voluto che fossero Tenco, e nel 2008 in memoria di Amilcare è stata apposta una targa commemorativa per l'impegno verso la città di Sanremo. Nel 1998 cambia il regolamento e si permette ai primi classificati tra i giovani di partecipare alla finale contro i big, detti campioni. Così vincono il Festival di Sanremo gli allora sconosciuti Jalis con il brano dal titolo Fiumi di parole. In seguito alla vittoria i Jalis partecipano come consueto all'Eurovision e anche se ritenuti favoriti non vincono. Esiste un complotto secondo il quale si racconta che qualcuno abbia sabotato la loro vittoria di proposito perché la Rai non voleva organizzare l'Eurovision l'anno seguente in Italia, perché dovete sapere che di regola chi vince l'Eurovision poi lo deve organizzare. Non è obbligatorio, però sì, cioè che figura ci fai se poi dici sì vabbè vinco però non lo organizzo. E quindi questo. I primi anni 2000 per il festival sono anni di crisi. Viene aperta la porta alla musica indipendente, cioè quella prodotta in proprio e non da grosse case discografiche. Nel Festival di Sanremo del 2000 Gigi D'Alessio canta Non dirgli mai, canzone alla quale è stato chiesto di cambiare di cambiare l'unica frase in dialetto. La frase si stasera t'avessa vasà. Gigi sa di essere in diretta e invece di cantare in italiano se stasera potessi baciarti, la canta in dialetto come è giusto che sia e quindi è piaciuta a tutti e va bene così. 20 anni fa mi volevano censurare con Non dirgli mai a Sanremo, 23 anni fa, si stasera t'avessa vasà, l'unica frase in napoletano. Ho fatto finta di cambiare la frase, ma siccome sapevo che Sanremo era in diretta, ho fatto sempre quello che volevo fare. Nel 2001 si esibisce per la prima volta in Italia Eminem e lo fa sul palco del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà. Il giovane cantante rap durante la sua esibizione guarda bene in camera e fa un bel dito medio che pare abbia rivolto a qualcuno della produzione perché pare gli sia stato detto di non fare gestacci e di non dire parolacce. Insomma, questi primi anni del 2000 c'è un calo negli ascolti generale, fino ad arrivare al 2004, quando Simona Ventura conduce il Festival di Sanremo con gli ascolti più bassi di sempre. Praticamente questa edizione è famosa perché il Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso, supera in ascolti il Festival di Sanremo. Cioè, cosa che è mai.
Il festival ha bisogno quindi di qualcosa di nuovo, qualcosa che possa farlo tornare in hype, o meglio qualcuno. Pippo Baudo. E nel 2007 torna alla conduzione Pippo Baudo. Effettivamente gli ascolti vanno bene. A vincere è Simone Cristicchi con la canzone Ti regalerò una rosa, e tra i giovani vince Fabrizio Moro con la canzone Pensa. Quindi non una ma ben due canzoni impegnate. Simone pone l'accento sulle persone affette da malattie mentali e Fabrizio sul dramma della mafia. Finalmente arriva una rinascita grazie ai talent show come X Factor e Amici di Maria De Filippi, che si rivelano dei propulsori per il Festival di Sanremo, perché non solo sono in grado di trovare e formare giovani cantanti, ma li rendono popolari prima di partecipare al festival, così da essere giovani sì, ma conosciuti. Solo tra il 2008 e il 2010 al festival cantano Valerio Scanu, Emma Marrone, Noemi e Marco Mengoni. Nel 2010 conduce il Festival di Sanremo Antonella Clerici, e all'ultima serata, quando la conduttrice annuncia il nome dei finalisti, l'orchestra protesta lanciando gli spartiti, il pubblico fischia tutti in piedi, gente indignata per le canzoni che stanno andando in finale, tutti contrariati per queste canzoni, per le canzoni invece che sono state eliminate. Ma perché chi sono i tre finalisti? Marco Mengoni con Credimi ancora, Pupo, Emanuele Filiberto e il tenore Luna Canonici con Italia amore mio, e Valerio Scanu con Per tutte le volte che. Hai visto l'orchestra buttare gli spartiti? Mai visto? È la gente da casa che ha votato i tre finalisti. Marco Mengoni con Credimi ancora, Pupo, Emanuele Filiberto, Luca Canonici con Italia amore mio, e Valerio Scanu per tutte le volte che. Se non lo sapete, provate a indovinare per quale canzone l'orchestra e il pubblico in sala si sta ribellando con fischi e lanciando gli spartiti. Il 2013 e il 2014 Fabio Fazio conduce il Festival di Sanremo e invece di preferire cantanti provenienti dai talent show vuole all'Ariston più generi musicali. Con Fazio quindi arrivano nuove sonorità come l'indie rock, lo ska e la musica elettronica, ma è con Carlo Conti che nelle 3 edizioni 2015, 16 e 17 che il festival cambia approccio, privilegiando le canzoni più radiofoniche, cioè vengono preferite le canzoni che meglio si adattano ad essere passate in radio. Arriviamo così a quando nelle edizioni 2018 e 2019 conduce Claudio Baglioni, che rimuove le eliminazioni e aumenta la durata delle canzoni da 3 minuti a 4 minuti. Così facendo, Claudio ha permesso agli autori di migliorare la qualità dei testi delle canzoni e ai cantanti di non essere in alcun modo compromessi da eventuali eliminazioni. Nel 2019 vince Mahmood con il brano Soldi e arriva secondo all'Eurovision. Arriviamo così al 2020, quando Amadeus viene incaricato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Con le 1000 difficoltà del 2020, Amadeus riesce a portare il festival a livelli altissimi. I soldi che l'anno prima cantava Mahmood, Amadeus li ha fatti arrivare tutti al Festival di Sanremo. Infatti, dal 2020 sarà lui a fare sia da conduttore che da direttore artistico. Nel 2021 il festival si svolge per la prima volta, e speriamo l'ultima, con il teatro vuoto. A vincere sono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni. Come di diritto partecipano all'Eurovision e vincono anche lì. Nel 2022 Amadeus decide che deve esserci una sola categoria di cantanti, i cantanti. Niente distinzione tra giovani e campioni. E a vincere è la canzone dal titolo Brividi, cantata in coppia da Blanco e Mahmood. I due partecipano all'Eurovision che si è tenuto a Torino perché avendo vinto i Maneskin l'hanno organizzato in Italia e si classificano alla 6ª posizione. Le edizioni condotte da Amadeus sono contraddistinte da un aumento del numero di cantanti in gara. Facendo cantare più cantanti, il festival ha la possibilità di far ascoltare più canzoni, quindi di far esibire più artisti, ma anche un aumento della durata del festival, che da mezzanotte all'1 è arrivato a finire alle 2 di notte. Nel 2023, per la prima volta in assoluto nella storia del Festival di Sanremo, alla prima serata è presente al Teatro Ariston di Sanremo il presidente della Repubblica Italiana in carica, Sergio Mattarella. A vincere Marco Mengoni, dopo 10 anni dalla prima vittoria con la canzone L'essenziale, vince con la canzone dal titolo Due vite. Arriviamo così al 2024, quando Amadeus conduce
di nuovo per la quinta volta consecutiva il Festival di Sanremo, entrando a far parte del club dei super presentatori di Sanremo. Nei 74 anni di festival è successo solo a Mike Bongiorno e a Pippo Baudo e adesso ad Amadeus. A quanto pare però non condurrà nel 2025, quindi staremo a vedere. Ragazzi, scusate se intervengo così da un futuro veramente brutto dove non mi posso guardare, ma devo dire una cosa importante. Con la conduzione di Amadeus, questi ultimi 5 anni di Sanremo, ne sono successe di ogni. Non ho voluto fare l'elenco di tutti i teatrini che sono avvenuti in questi 5 Sanremo, anche perché si sanno per lo più, e di alcuni ne abbiamo anche già parlato, ad esempio nella biografia su Morgan abbiamo raccontato di Dove Bugo, eccetera eccetera, in quella su Fedez abbiamo raccontato del bacio Rosa Chemical e tutto il teatrino con Chiara Ferragni. Insomma, quindi non li ho voluti raccontare di nuovo, non mi sono voluto perdere in balli del qua qua vari ed eventuali. Quindi buona continuazione, il video sta finendo, quindi... Dunque, avviamoci alla chiusura. Il Festival di Sanremo, al di là delle persone che lo occupano, del business, di chi lo organizza, è un'idea nata per risollevare il morale distrutto di italiani distrutti dalle oscenità della guerra, diventata un business per risollevare le sorti della città con il turismo e per mantenersi. Negli anni si è trasformata in una cassa di risonanza per le canzoni che raccontano di minoranze, di lotta all'ipocrisia e alla censura. Possiamo secondo voi sostenere che il Festival di Sanremo sia solo un festival musicale, una festa, dove dire stop al genocidio, come ha fatto Gali nell'ultima edizione, questo è il 2024, sia inopportuno, troppo politico? La verità secondo me non è mai semplice, però Sanremo è business. Sanremo muove ogni anno milioni di euro, quest'anno oltre 60 milioni di euro. Sanremo è politica, perché alla politica interessa cosa viene detto in diretta nazionale. Sanremo è una vetrina internazionale, anche per i nostalgici italiani, è un appuntamento che rincuora. Sanremo è come un nonno di 74 anni legato ai ricordi della sua infanzia e quindi che ogni 2x3 ti dice che ai suoi tempi c'erano i veri valori e che sarebbe molto meglio non cambiarli, non cambiare niente. Nonno però che la scrive su Instagram questa cosa. Insomma, per chiudere, Sanremo può piacere o non piacere, ma una cosa è sicura: non è solo una festa e non è solo un semplice festival della musica, come diceva lo spot degli anni 90, perché Sanremo è Sanremo. Ovviamente se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, aiutatevi, sostenetevi in qualche modo, fatevi sentire, commentate, seguitemi su Instagram, che giustamente io mi incoraggio e cerco sempre di fare meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, l'ho fatto più velocemente possibile, lo so, ci ho messo comunque un sacco di tempo, il video è breve, non è super approfondito come piace a noi, però sono stato male e ho cercato di togliermi di mezzo Sanremo per potervi raccontare altre storie, visto che Sanremo è passato e quindi tutto magari non interessa più. Ciao!